Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ciranza Eli Lilly Italia SPA. Ultimo aggiornamento, 4 febbraio 2022. Cos'ha Ciranza? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ciranza durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Ciranza? Ciranza è un farmaco a base del principio attivo ramucirumab, appartenente alla categoria degli antineoplastici, anticorpi monoclonali e nello specifico inibitori di VEGF/VEGFR, fattore di crescita angiogenico. È commercializzato in Italia dall'azienda Eli Lilly Italia SPA. Ciranza può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Ciranza concentrato per soluzione per infusione uso EV, flaconcino 10 ml. Ciranza concentrato per soluzione per infusione uso EV, flaconcino 50 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Eli Lilly Nederland BV. Concessionario: Eli Lilly Italia SPA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: ramucirumab. Gruppo terapeutico: antineoplastici, anticorpi monoclonali. Forma farmaceutica: concentrato. Indicazioni: Ciranza in associazione con paclitaxel è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino e fluoropirimidine, vedere paragrafo 5.1. Ciranza in monoterapia è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino fluoropirimidine, per i quali il trattamento in associazione con paclitaxel non è appropriato, vedere paragrafo 5.1. Posologia. La terapia con ramucirumab deve essere iniziata e condotta con la supervisione di medici esperti in oncologia. Posologia: carcinoma gastrico e adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea. Ciranza in associazione con paclitaxel. La dose raccomandata di ramucirumab a 8 mg/kg da somministrare nei giorni 1 e 15 di un ciclo di 28 giorni, prima dell'infusione di paclitaxel. La dose raccomandata di paclitaxel a 80 mg/m2 somministrati mediante infusione endovenosa in circa 60 minuti nei giorni 1, 8 e 15 di un ciclo di 28 giorni. Prima di ogni infusione di paclitaxel, i pazienti devono aver effettuato un esame emocromocitometrico con formula ed un esame ematochimico per valutare la funzionalità epatica. I criteri che devono essere soddisfatti prima di ogni infusione di paclitaxel sono riportati in tabella 1. Tabella 1. Criteri che devono essere soddisfatti prima di ogni somministrazione di paclitaxel. Criteri: neutrofili, giorno 1. A 0 yen 1, 5 per 109 L, giorni 8 e 15. A 0 yen 1, 0 per 109 L, piastrine, giorno 1. A 0 yen 100 per 109 L, giorni 8 e 15. A 0 yen 75 per 109 L, bilirubina. A 0,1, 5 per il limite superiore di normalità, U per limit of normal, ULN. Aspartato aminotransferasi, AST, barra alamina aminotransferasi, ALT. Assenza di metastasi epatiche. Alt barra asta 0,3 per ULN metastasi epatiche. Alt barra asta 0,5 per ULN. Ciranza in monoterapia. La dose raccomandata di ramucirumab in monoterapia a 8 mg/kg ogni 2 settimane. Durata del trattamento. Si raccomanda di continuare il trattamento fino alla progressione della malattia o finché a copyright non si manifesta una tossicità inaccettabile. Premedicazione. Si raccomanda una premedicazione con un antistaminico anti-H1, per esempio difenidramina, prima dell'infusione di ramucirumab. Se un paziente presenta una reazione correlata all'infusione, infusion related reaction EURIR, di grado 1-2, come definita dai criteri di terminologia comune per gli eventi avversi del National Cancer Institute, NCICTCAE, la premedicazione deve essere effettuata in tutte le infusioni successive. Se un paziente presenta una IR di grado 1 o 2, somministrare desametasone o un medicinale equivalente. In seguito, per le successive infusioni, effettuare la premedicazione con i seguenti medicinali o altri equivalenti.
Un antistaminico anti-H1 per via endovenosa, per esempio difenidramina cloridrato, paracetamolo ed esametasone. Vedere le informazioni sulla prescrizione di paclitaxel per i requisiti della premedicazione ed ulteriori informazioni. Modifiche della posologia di ramucirumab. Reazioni correlate all'infusione. La velocità di infusione di ramucirumab deve essere ridotta del 50% per tutta la sua durata e per tutte le infusioni successive se il paziente ha presentato una IR di grado 1 o 2. La somministrazione di ramucirumab deve essere immediatamente e definitivamente sospesa in caso di IR di grado 3 o 4, vedere paragrafo 4. Ipertensione. La pressione arteriosa dei pazienti deve essere monitorata prima di ogni somministrazione di ramucirumab e trattata come indicato clinicamente. La terapia con ramucirumab deve essere temporaneamente sospesa in caso di ipertensione grave, fino a quando sia controllata con terapia medica. In presenza di ipertensione clinicamente significativa che non può essere controllata in modo sicuro con la terapia antipertensiva, la terapia con ramucirumab deve essere sospesa definitivamente, vedere paragrafo 4. Proteinuria. Durante la terapia con ramucirumab i pazienti devono essere monitorati per lo sviluppo o il peggioramento della proteinuria. Se usando una striscia reattiva urinaria le proteine nelle urine risultano A0IN2, deve essere eseguita una raccolta delle urine nell'arco delle 24 ore. La terapia con ramucirumab deve essere temporaneamente sospesa se la proteinuria A0IN2G/24 ore. Una volta che la proteinuria torna a valori 2G/24 ore, il trattamento deve essere ripreso con una dose ridotta, 6 mg/kg ogni 2 settimane. Si raccomanda una seconda riduzione della dose, a 5 mg/kg ogni 2 settimane, se si ripresenta una proteinuria A0IN2G/24 ore. La terapia con ramucirumab deve essere definitivamente sospesa se la proteinuria ha 3G/24 ore o in caso di sindrome nefrosica. Chirurgia elettiva o compromissione della guarigione delle ferite. La terapia con ramucirumab deve essere temporaneamente sospesa per almeno 4 settimane prima di una chirurgia elettiva. Se ci sono complicazioni nella guarigione delle ferite, la terapia con ramucirumab deve essere temporaneamente sospesa fino a quando la ferita ha completamente guarita, vedere paragrafo 4. La terapia con ramucirumab deve essere definitivamente sospesa in caso di gravi eventi tromboembolici arteriosi, vedere paragrafo 4. Perforazioni gastrointestinali, vedere paragrafo 4. Gravi sanguinamenti. Sanguinamenti di grado 3 o 4 secondo il NCICTCAE, vedere paragrafo 4. Sviluppo spontaneo di fistole, vedere paragrafo 4. Modifiche della dose di paclitaxel. Riduzioni della dose di paclitaxel possono essere attuate in base al grado di tossicità mostrato dal paziente. In presenza di una tossicità ematologica di grado 4 secondo il NCICTCAE o di tossicità non ematologica correlata a paclitaxel di grado 3, si raccomanda di ridurre la dose di paclitaxel entro i 10 mg/m2 per tutti i cicli successivi. Se queste tossicità persistono o si ripresentano, si raccomanda una ulteriore riduzione di 10 mg/m2. Particolari popolazioni. Pazienti anziani. Negli studi registrativi non vi è stata alcuna indicazione che pazienti di 65 anni di età ed oltre sono a maggior rischio di eventi avversi rispetto ai pazienti di età inferiore ai 65 anni. Non sono raccomandate riduzioni della dose. Pazienti con compromissione renale. Non sono stati condotti studi formali con ciranza in pazienti con compromissione renale. I dati clinici suggeriscono che nessuna modifica della dose è necessaria nei pazienti con compromissione renale lieve o moderata. Non ci sono dati riguardanti la somministrazione di ramucirumab nei pazienti con grave compromissione renale, clearance della creatinina 30 ml/min, vedere paragrafo 5. Non sono raccomandate riduzioni della dose. Pazienti con compromissione epatica. Non sono stati condotti studi formali con ciranza in pazienti con compromissione epatica. Non ci sono dati riguardanti la somministrazione di ramucirumab nei pazienti con moderata o grave compromissione epatica, vedere paragrafo 5. Non sono raccomandate riduzioni della dose. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di ciranza nei bambini e negli adolescenti, di età inferiore a 18 anni, non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Non c'è un impiego rilevante di ramucirumab nella popolazione pediatrica nella indicazione del carcinoma gastrico o della giunzione gastroesofagea avanzato. Modo di somministrazione. Dopo diluizione, ciranza viene somministrato mediante infusione endovenosa in circa 60 minuti. Non deve essere somministrato mediante volo endovenoso o infusione endovenosa rapida.
Per raggiungere la durata di infusione necessaria di circa 60 minuti, non deve essere superata la velocità massima di infusione di 25 mg/minuto, mentre la durata di infusione deve essere aumentata. Durante le infusioni il paziente deve essere monitorato per la comparsa di segni di reazioni correlate all'infusione, vedere paragrafo 4.4, e deve essere assicurata la disponibilità di un'adeguata attrezzatura per la rianimazione. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: eventi tromboembolici arteriosi gravi, talvolta fatali, eventi tromboembolici arteriosi, arterial thromboembolic events, ATE, inclusi infarto del miocardio, arresto cardiaco, ictus cerebrale e ischemia cerebrale, sono stati riportati negli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono state osservate interazioni farmacologiche tra ramucirumab e paclitaxel. La farmacocinetica di paclitaxel non è stata modificata quando è stato somministrato in associazione con ramucirumab e la farmacocinetica di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cyramza durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cyramza durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile / contraccezione nelle donne. Le donne in età fertile devono essere avvisate di evitare la gravidanza mentre sono in trattamento con Cyramza e devono essere informate del potenziale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cyramza non ha effetti noti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Se i pazienti avvertono sintomi che alterano la loro capacità di concentrazione e di reazione, si raccomanda di non guidare o di non utilizzare macchinari fino alla regressione dei sintomi. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più gravi associate al trattamento con ramucirumab, in monoterapia o in combinazione con chemioterapia citotossica, sono state: perforazione gastrointestinale, vedere paragrafo 4.4, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non ci sono dati sul sovradosaggio nell'uomo. Cyramza è stato somministrato in uno studio di fase 1 fino a 10 mg/kg ogni 2 settimane senza raggiungere una dose massima tollerata. In caso di sovradosaggio, deve essere utilizzata una terapia di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, anticorpi monoclonali, codice ATC, L01XC21. Meccanismo di azione. Il recettore 2 del fattore di crescita dell'endotelio vascolare, vasculare endotelial growth factor, VEGF, ha il mediatore, proprietà farmacocinetiche. Seguendo il dosaggio di 8 mg/kg ogni 2 settimane, le medie geometriche del CMIN di ramucirumab prima della quarta e della settima somministrazione in monoterapia sono state, rispettivamente, di 49,5, dati preclinici di sicurezza. Non sono stati condotti studi animali per testare la potenziale carcinogenicità o tossicità genetica di ramucirumab. Gli organi bersaglio identificati in studi di tossicità su scimmie e Cynomolgus sottoposte a dosi, elenco degli eccipienti: istidina monocloridrato, cloruro di sodio, glicina, e 640, polisorbato 80, e 433, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.